Ciao a tutti e benvenuti su IT Problem Solver. Sigla. Oggi esploreremo LibreOffice Impress, lo strumento gratuito e potente per creare presentazioni professionali. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale e lasciare un like. Soprattutto iscrivetevi al canale per rimanervi aggiornati sui prossimi video così non perderete i prossimi video. LibreOffice Impress fa parte della suite di LibreOffice ed è l'equivalente open source a PowerPoint. È uno strumento perfetto per creare presentazioni dinamiche per il lavoro, per la scuola o per tutti gli altri eventi, per esempio una presentazione anche per una tesi di laurea, per qualsiasi cosa. Io ho sempre usato Impress da parecchio tempo e ho usato anche PowerPoint, ma in Impress non manca assolutamente nulla di quello che c'è in PowerPoint a tutti gli strumenti che servono per creare presentazioni. Ora passiamo a vedere l'interfaccia. Vediamo l'interfaccia, vedete come al solito potete vedere in alto la barra dei menu col menu file che permette di creare un nuovo file, aprire, chiudere, salvare, gestire i modelli, esportare in altri formati, stampare. Modifica questo menu file è simile a tutte le varie applicazioni LibreOffice, ma ognuno ha le sue singolarità perché poi, come vediamo, poi modifica per modificare, copiare dei pezzi di testo, incollare, tagliare, visualizzare per cambiare la visualizzazione. Vedremo poi che ci sono delle cose molto importanti sulla struttura, sulle note. Inserisci per inserire un'immagine dentro le slide, per inserire un audio, un video, un grafico, una tabella oppure un oggetto. Formato per cambiare il formato del testo, la spaziatura, gli elenchi, gli stili, i paragrafi e via dicendo. Poi proprio il menu caratteristico che è quello di Impress, che c'è tutta la parte di gestione diapositive che permette di creare una nuova diapositiva. Vediamo qua in questo, per esempio, ne ho creato una nuova subito. Inserire diapositiva da un file, cambiare il layout, definire il layout della diapositiva. Poi c'è un altro menu della presentazione che permette di configurare le presentazioni, come configurare le transizioni, le presentazioni automatiche, gli strumenti, il solito controllo ortografico che c'è in tutti gli strumenti, in tutti gli applicativi, software di LibreOffice, della produttività individuale, la finestra, per gestire le finestre, infine l'ultima videata, la finestra di aiuto che consente di aprire la guida, che poi la guida è lo strumento utilissimo, come abbiamo visto anche sugli altri applicativi Writer e Calc, per gestire, per trovare qualche cosa, se abbiamo un problema con qualche strumento in particolare, qualcosa che non funziona, andiamo a cercarlo sulla guida e ci trova tutto quello che serve. Questo, diciamo, è per la parte introduttiva, sopra il menu, per il menu, la barra dei menu. Poi sotto abbiamo la barra degli strumenti, che si ripete un po' per una parte uguale a tutte le altre software della suite LibreOffice. Puntando il mouse potete vedere nuovo, apri, salva, esporta, stampa, taglia, copia, incolla, copiare il formato, poi l'undo redo molto utile. Se si fa qualche pasticcio si può tornare indietro alla versione precedente e viceversa, se si torna indietro e si vuole ritornare alla versione prima, adesso non è attivo perché non c'è niente da ripristinare. Poi c'è trova e sostituisci che permette di trovare del testo
il controllo ortografico, la possibilità di mostrare la griglia, le liste, e via dicendo, tutte le altri tasti, inserire un'immagine, tutti per inserire rapidamente l'immagine, più sotto si può selezionare il font, la dimensione del carattere, grassetto, corsivo, sottolineato, il carattere, quello x al quadrato per mettere le formule, l'apice, il pedice che serve per scrivere le formule, la ombra, il cambiamento dei colori, i vari stili di paragrafo allineato a sinistra, allineato al centro, allineato a destra, il giustificato, la linea in alto, la linea verticalmente, e questo è tutto il menu. Poi abbiamo il pannello delle diapositive, quello che vediamo a sinistra, che permette di muoversi da una diapositiva all'altra e vedere tutte le diapositive che abbiamo parlato. L'area di lavoro al centro, dove si può inserire titolo, per esempio il titolo della presentazione, poi vedremo nella parte, proviamo a scrivere qualche cosa di più. Questa è l'area di lavoro, l'area centrale. Ok, poi il lavoro, poi c'è in questa parte c'è il testo dove si aggiunge il testo delle diapositive e infine c'è il pannello laterale dove si gestiscono le proprietà, gli stili. Ecco qua, questo qua è il pannello degli stili, quello con l'altro si possono inserire della galleria delle immagini e le transizioni si possono definire, poi le vedremo quando prepareremo la presentazione. E questo è per quanto riguarda la parte introduttiva. Adesso andremo a vedere la parte della creazione di una piccola presentazione proprio base. Andiamo a vedere come c'è già un documento aperto che quando si apre automaticamente Impress apre un documento vuoto, ma andiamo a crearne uno nuovo così vediamo tutto. Si fa nuovo, bisogna scegliere lui tutte le volte, in qualsiasi posto che mi trovo, mi dà comunque la possibilità di scegliere cosa voglio creare, se un documento, se un foglio elettronico, se una presentazione. In questo caso voglio creare una presentazione. Ecco qua, mi propone degli stili, io qua dentro potete vedere degli stili, alcuni li ho preparati io, altri sono già predefiniti di PowerPoint. Per il momento non ne scelgo nessuno e vado a partire con un documento. Questa è la prima diapositiva che si presenta, che si può andare a inserire del testo, e qua all'inizio di solito si mette il titolo della presentazione, e mettiamo Impress, mettiamo presentazione, Impress, per esempio qua possiamo mettere del testo, e qua un testo all'interno della diapositiva, una presentazione Impress, tanto per essere. Ok, adesso abbiamo inserito una prima diapositiva, poi andiamo da qua, si può fare o dal menu diapositiva da qua e inserire una nuova diapositiva. Nuova diapositiva, esatto, lo inserisce dopo. Ecco, questa nuova diapositiva è inserita, si può fare sia da qua la cosa o sia da qua dal menu presentazione, indifferente da come trovare. E sia da qua che dall'altro menu si può andare a cambiare il layout delle diapositive, cioè uno standard di come è fatto. Andiamo a vedere il layout da qua, così. Diapositiva vuota, questo non c'è niente. Puoi vedere come si può cambiare abbastanza agevolmente. Solo titolo, in questo caso solo il titolo. Oppure c'è il layout
titolo più testo centrato, come quella iniziale. Poi c'è il layout, titolo centrato abbiamo visto, titolo e contenuto come quella centrale, oppure il layout, titolo e contenuto 2, con due contenuti praticamente. Oppure layout, titolo, contenuto. Ecco, questo che poi utilizzo. eh, no, stavo sbagliando. Per esempio posso inserire, vogliamo inserire il testo, poi vedete che andando a capo potete inserire il testo, adesso se automaticamente c'è un elenco puntato, funziona come fosse un qualsiasi elenco puntato, quando si dà invio a vuoto si chiude l'elenco puntato. Ok, e qui si può andare avanti, inserire un altro testo. eh, ok, ok, potete inserire altro testo e potete formattare il testo. Per esempio, se io voglio formattare il testo, seleziono e poi vado a definire il formato del testo, questo che ho selezionato, formato, testo, carattere, posso andare a, per esempio, un 32 punti, decido che è troppo grande, voglio passare al 28. Ecco, vedete che è passato al 28. Poi questo voglio mettere il titolo in rosso, per esempio seleziono, o basta selezionare l'area, seleziono questo, il titolo, e vado a scegliere il rosso, perché era già il default e il titolo rimane in rosso. Vedete come è agevole cambiare testo, formattarlo, la dimensione del colore usando, diciamo, i pulsanti della barra degli strumenti. È molto, diciamo, la barra degli strumenti è sensibile al contesto, a seconda di dove mi ritrovo, mi propone gli strumenti adatti per il posto che mi trovo. Adesso se non seleziono tutto il testo non cambia il colore. Adesso ho messo il grigio, mettiamo arancione per esempio, possiamo fare quello. Adesso mettiamo lo sfondo blu, ecco come si può cambiare lo sfondo e agire sul testo e fare tutte le formattazioni che vogliamo, andare anche nella barra accanto degli stili, utilizzare gli stili, cambiare, beh, qua ci sono gli stili delle linee, gli stili delle forme, gli stili del testo. Intestazione, le varie intestazioni, ci sono i tipi, ci sono due o tre tipi di intestazione, diciamo intestazione a 4 oppure testo a 4 e posso cambiare lo stile cambiando, passando all'intestazione, stile di intestazione del testo. Questo diciamo è per la formattazione, poi se una diapositiva ci va bene, vogliamo farne una uguale, si può duplicare la diapositiva e poi andiamo a modificare, a volte lo strumento è questo, si può duplicare semplicemente le diapositive facendo. Ah, dimenticavo in sotto, come tutti gli altri strumenti LibreOffice, c'è la barra
di stato, dove vediamo in che diapositiva siamo, 3 di 3, una situazione della diapositiva, la larghezza e poi la lingua del dizionario, lo zoom, che posso aumentare, diminuire lo zoom e poi portarmi sul default. Come tutte le cose posso fare il controllo ortografico, controllo ortografia, vediamo se ho fatto, mi trova questo vuole sul PowerPoint, ma dico di ignorare e ha fatto il controllo ortografico, quindi posso anche fare controlli ortografici come posso fare sia con Writer che posso fare con Calc. Ora ho aperto questo documento che serve proprio per il corso, dove ci sono alcune slide già inserite di prova e la presentazione che c'è in questa presentazione in press che proviamo è proprio come testo, è una presentazione proprio su Impress. Andiamo, dunque, prima di tutto vi faccio ancora vedere qualcosa delle barre degli strumenti che forse non abbiamo visto la volta scorsa. Casomai non sono, se non fossero tutte visualizzate, dovete verificare, fare in visualizza di avere la barra laterale attiva, che è questa qua degli stili, degli stili diapositive, delle transizioni e, e quell'altra la vedete di nuovo facendo barra degli strumenti e la barra del disegno. Questa qua non è attiva di default, andate a fare flag e attivarla, che, che è molto utile per disegni, linee. Possiamo andare a vedere subito come attraverso la barra degli strumenti, vediamo barra laterale, come ci aiuta per, io seleziono un testo, voglio cambiare il carattere, vado a vedere il carattere, voglio trasformarlo, qua vediamo l'anteprima di un carattere, questi noto, tutti questi noto sono font di Google, vediamo l'anteprima, poi io voglio andare qua su Times New, Times New Roman, che ho messo che sono quello di Windows, ecco qua, Times New Roman per esempio. Oppure possiamo usare quello che avevamo prima, serif, e lì ci possiamo sbizzarrire sul carattere. Poi si può cambiare la dimensione, aumentare i punti, passare a 40 punti. Questo è il Times Roman, come vedete sulla I ci sono, è fatto diverso il carattere, poi c'è l'Arial, poi c'è il sans serif senza le grazie, eccetera, eccetera. Poi per il font va a gusti personali, preparatevi il vostro. Potete vedere per esempio invece come selezionando si può cambiare il colore del testo, mettere in rosso per esempio, o da qua, oppure da qua sopra. Adesso è nero, andate a scegliere per esempio rosso. Ecco, ora vi faccio vedere una cosa veloce che visualizza, se fate visualizzare la diapositiva schema, che è quella che visualizza diapositiva schema, che è una diapositiva particolare. Notate che qua non si possono fare modifiche, ma si può cambiare, per esempio, il carattere, decidiamo che il carattere del titolo principale deve essere un po' più piccolo, magari facciamo 42. E questo, vedete, non potete inserire, ma è una cosa che è relativa a tutte le diapositive. Se noi decidiamo che il carattere, il titolo di ogni diapositiva deve essere di colore rosso, scegliamo rosso e su sfondo magari giallo, diamo appunto, confermiamo e se torniamo a visualizza normale, vediamo che tutte le diapositive sono diventate così, eccetto alcune che
manualmente avevamo modificato il testo, quindi è un modo molto utile per le modifiche sullo schema e per fare applicare la stessa cosa su tutte le diapositive. E poi questa è una cosa che si vedrà ancora meglio con con i modelli in cui andremo a modificare lo schema con un certo modello. Andiamo a vedere come si può aggiungere un'immagine, per esempio, andiamo in questa esportazione in modalità presentazione, ma non fate caso, ci sono automaticamente quando inseriamo il layout di diapositiva, questi sono i layout di diapositiva che si possono scegliere, layout è qua accanto, scusate, è questo qua è il titolo più testo, come vedete, questo è il titolo più testo, oppure no, era così. Titolo più testo inserito nella cosa. Qua ci sono quattro simbolini di default quando c'è il testo che è un aggancio per inserire le immagini. Infatti vedete inserite immagine qua automatico, andiamo, io avevo questa immagine, questa tigre.jpg, eccola qua, ho inserito un'immagine, quindi vedete che è molto semplice come inserire delle immagini. Per esempio, abbiamo visto questo indice, qua ho creato un indice dove ci sono i vari capitoli di una presentazione e qua ho messo una forma. Le forme si possono trovare anche qua sulla barra degli stili, vedete che ci sono tutte le forme. Io ho messo una freccetta che rimanda al capitolo di introduzione. Allora adesso proviamo a definire se su un oggetto possiamo definire un'interazione, un oggetto, cioè che cosa succede quando forse è partita l'interazione direttamente. Ho fatto esegui interazioni, invece eseguito l'interazione. Interazione, posso dire cosa fare e abbiamo visto che la diapositiva, l'introduzione alla diapositiva 3 per esempio, ma questo è solo un esempio, ok, io quando vado a eseguire l'interazione, esegui interazione che in presentazione va sulla diapositiva 3. Per esempio, sull'ultima diapositiva potete mettere, come qua io ho già messo, una freccetta e dove interazione, potete mettere un'interazione, per esempio, vai alla prima diapositiva per andare alla prima diapositiva quando eseguite un'interazione con le freccette. Adesso proviamo a eseguire l'interazione, esegui interazione, vedete che sono tornato alla prima diapositiva della presentazione. E questo è per quanto riguarda le forme e gli oggetti. Adesso successivamente andremo a vedere le transizioni. Ora, come vi ho anticipato prima, andiamo a vedere le transizioni, che sono nient'altro che cosa quando si cambia da una diapositiva all'altra, la transizione, come avviene la transizione. Andiamo in modalità transizione, vedete che il default è nessuno, io già qua ne ho provate alcune, potete scegliere per esempio come quella che vedete adesso, cascata, e poi oppure spirale, ce ne sono diversi, interazione, svela, pian piano, fasce, laterale, a scacchiera, a forma, potete sbizzarrirvi. Adesso io lascio cascata o spirale, lasciamo spirale. Poi successivamente, questa è l'interazione con la diapositiva successiva e questa diapositiva, ogni diapositiva posso specificare il tipo di interazione oppure selezionarle tutte, specificare la stessa interazione per tutte le diapositive. E quindi questo è come ora andiamo a vedere invece come mettere qualche effetto di animazione. Andiamo a modificare, a inserire qualche forma di nuovo.
Questa è la forma della faccetta a sinistra. Vedete, per inserire una forma basta selezionare qua e poi si va con il disegno e si inserisce la forma. Poi trascinando sull'angolo, adesso l'ho copiato due volte per sbaglio. Ok, no, togliamo un po', ho messo un po' di fretta, bisogna andare da un'altra parte per evitare di, altrimenti si continuano a inserire forme. Chiudiamo le forme, adesso chiudiamo questa, chiudiamo queste, e abbiamo inserito un po' di freccette, magari una la mettiamo già qua. Oh, ho sbagliato. Vediamo questa. Selezioniamo questa e facciamo copia, incolla. Cioè, bisogna togliere poi dalla selezione perché altrimenti continua a essere impostata per aggiungere le freccette. Adesso qua ne ho messe due, queste sopra. Posso di nuovo definire un'interazione. E quindi se prima dicevo di andare a una certa diapositiva, vai alla pagina dall'oggetto, adesso diciamo diapositiva 4, prima era diapositiva 3. E questa se eseguo l'interazione, vediamo che vado alla diapositiva 4. Vediamo. Torniamo all'indice che stiamo modificando e possiamo definire un'animazione di un oggetto. L'animazione, vedete che se aprite il flag animazione avete questi effetti e potete aggiungi un effetto in entrata tutto assieme, per esempio in entrata, un effetto in entrata, un effetto di sovrapposizione, mettiamo in effetto in entrata, enfasi, cambia colore di riempimento, possiamo fare per esempio. E questo lo vedete quando fate la presentazione, se fate la presentazione, andiamo sotto, scambio solo i testi perché se no andate a vedere, ecco, vedete che quando un oggetto compare, questo porta a un certo punto, porta all'oggetto principale. Usciamo di nuovo. Vedete che quando provo un effetto, per esempio in entrata, quadrato, me lo fa anticipare, vedete, scacchiera, vedete che quando compare la freccetta oppure cerchio posso scegliere tra un po', tra, tra un certo numero di effetti, losanga che fa un giro e poi viceversa, faccio di nuovo lampeggio una volta, la lampeggia. Poi i segni ce ne sono diversi, comparsa improvvisa, divisione, quadrati cuneo, spirale, cascata, effetti casuali. Possiamo dissolvenza, ce ne sono tanti, quindi quando dissolvenza vediamo che compare in entrata poco per volta la faccettina. Oppure dissolvenza e zoom, potete decidere, c'è anche quello che in entrata, per esempio, per vedete l'entrata in sovrapposizione, oppure veneziane che compare un po' per volta. Quadrato, potete scegliere la direzione in entrata oppure in uscita, quando fa l'effetto in entrata, quando viene avviato al click e poi
sono un po' da provare per trovare oppure effetto standard, tutti assieme, categoria entrata, poi ci sono i vari dissolvenza punti, vedete questo, lampeggia una volta, scomparsa improvvisa, segno più, quindi fasce casuali, ce ne sono diversi, potete scegliere. Divisione, che compare in due parti, quadrati diagonali, e quindi ce ne sono tantissime combinazioni oppure effetti casuali che tutte le volte l'effetto è diverso e quindi potete vedere entrata con effetti casuali, quindi potete ogni forma può avere i suoi effetti in entrata e in uscita. Questa vedete che c'è l'anteprima automatica, quindi ogni cosa c'è l'anteprima automatico. Andiamo ora a vedere alla fine come quando vogliamo esportare la presentazione. Per salvare, adesso vediamo che abbiamo fatto delle modifiche, possiamo cliccare semplicemente sulla barra delle icone qua sopra, sopra la barra del menu, barra delle icone, vedete che è venuto il barra degli strumenti qua sopra, che è venuto il pallino rosso, vuol dire che ha visto delle modifiche, abbiamo fatto delle modifiche al nostro documento. Se facciamo clic semplicemente salviamo. Questo diciamo il modo standard per salvare. Poi si può fare fai salva oppure fai salva con nome se vogliamo cambiare nome al documento. Inoltre, se vogliamo fai salva con nome, se vogliamo salvarlo in formato PowerPoint, andiamo a selezionare per i vari formati, ecco qua, che troviamo PowerPoint che va dal 2007 al 360, al PowerPoint di Office 365, quindi all'ultima versione. Quindi ci sono tutte le versioni e potete anche salvarlo in PowerPoint. Adesso possiamo fare un salvataggio in PowerPoint, poi passa a aprire direttamente il file PowerPoint. Salva. Infatti ce n'avevo già una versione, la vado a sostituire, tutte le volte lui chiede la conferma perché se alcune cose di formattazione potrebbero andare perse passando da un formato all'altro. Questo vale per tutti i pacchetti, addirittura vale per le diverse release di Microsoft Office. Eh, Andiamo poi invece a salvare, questo è come salvare, poi possiamo esportare in formato PDF, che è il classico PDF da poter mandare in giro senza dover mandare la presentazione, se noi abbiamo preparato la presentazione, ci abbiamo lavorato sopra e non vogliamo che qualcuno la utilizzi nel nostro lavoro, ma possa solo vederla, gli mandiamo semplicemente il PDF. Oppure possiamo premere F5 per passare alla modalità a presentazione. Vediamo che questa, adesso qua sono tutte e due sullo stesso schermo. Uno è quello che vedete, ma eventualmente se avete due schermi, è la console per chi presenta, dove da una parte ci sono le note, da una parte c'è la diapositiva attuale, dalla parte la diapositiva successiva. Questa che vado a visualizzare adesso invece e passiamo a una piccola visione sui modelli. Andiamo a vedere ora come applicare i modelli. Ok, vediamo come applicare lo schema della diapositiva. Ci mettiamo sulla prima diapositiva, ma in realtà in modalità normale visualizzazione. Diapositiva, cambia schema diapositiva, andiamo a cambiare pagina di sfondo, eliminare gli sfondi non utilizzati, andiamo a caricare il modello che ci serve, presentazioni, foresta verde, abbiamo deciso di usare questo, foresta verde, ho acceso la luce un attimo, andiamo a caricarlo, selezioniamo questo, diciamo ok, ecco, vedete che tutte le diapositive sono diventate con questo schema, quindi
nello schema della diapositiva, applicato allo stesso schema, se andiamo visualizza diapositiva schema, è stata caricata questa nuova diapositiva schema con la pagina di sfondo, col numero pagina, data e ora, via pagina, vedete alcune cose molto pratiche. Se andiamo in modalità presentazione, vedete che questa è anche un sfondo carino, questi sono degli sfondi, ecco qua il nostro effetto, abbiamo messo le transizioni, usciamo dalla presentazione, ah no, no, ecco, non avevate visto la presentazione perché diapositiva, andiamo di nuovo in presentazione perché ve la faccio vedere, perché era sull'altro video. Allora, scambio di schermi, ora dovreste vedere la presentazione, vedete che ho applicato il nuovo schema automaticamente in tutte le diapositive, il nuovo modello. E poi con questo, in questa maniera si può fare un modello e aggiungerlo all'elenco di modelli che abbiamo visto prima. Vedete che io ho preparato, quindi se mettiamo il caso che io faccio una modifica alla diapositiva schema e poi lo salvo come modello, ok, usciamo. I nuovi modelli, andiamo di nuovo in visualizza normale, vedete che cambiate i nuovi modelli, andate qua a modificare su file, modelli, modifica modello, andate a modificare il modello, c'è possibilità di modificare, andare a cercare di nuovi modelli che vi siete fatti in formato TP. Quando avete un documento che per voi va bene, con la giusta impaginazione, potete salvarlo come modello. L'importante è mettere tutte le cose che volete visualizzare su tutte le diapositive sulla diapositiva schema. Vedete quando visualizza schema, diapositiva schema, se io voglio modificare qualche cosa devo metterlo in questa diapositiva schema in modo che venga riportato in tutte le diapositive. Vediamo l'ultima cosa, andiamo in una pagina vuota, per esempio qua andiamo a vedere come aggiungere dove c'è il testo, mettiamo link alla documentazione, adesso non c'entra niente andiamo a pagina, a capo, andiamo inserisci, collegamento, e io ho già questo collegamento che ho preparato, ve lo metto nell'altra videata, eccolo qua, HTTPS, LibreOffice, Impress, di scoprire Impress col sito LibreOffice, vediamo come, questo è il testo, adesso si trova veloce, andiamo a mettere il collegamento più sotto, perfetto, ne ho messi due addirittura, togliamone uno, ok, fatto, andiamo via dal libero collegamento, se faccio doppio clic lui va quando vado in presentazione vado sul sito, vediamo, possiamo rivedere la presentazione, switchiamo, ecco qua, sito LibreOffice, vediamo, e in questa pagina mi si è aperta sull'altra pagina del browser, adesso ve la sposto a voi per farvi vedere e avete visto come mettere un link. Quindi diciamo che sarei arrivato al termine di questa breve presentazione di LibreOffice. Facciamo, termino qui, mi passo un attimo in full screen, in schermo pieno e vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine e mi raccomando iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video e mettete un like se questo commento vi è stato utile in qualche modo. E comunque vi invito, diciamo, a vedere anche gli altri video del canale. Ciao a tutti, arrivederci al prossimo video, ciao.